Voglio iniziare subito questo video facendo i complimenti a Sainz, che questa vittoria a Singapore per me è la sua prima vera smooth operation in Ferrari, come ha definito anche lui. Certo, la sua prima vittoria è stata a Silverstone 2022, ma questa vittoria che ha portato a casa a Singapore è stata fantastica. Tutto il weekend che va fortissimo, tutto il weekend è stato superiore anche a Leclerc, ha conquistato una pole position importantissima per Ferrari e alla fine durante tutta la gara è riuscita a gestire un ottimo ritmo, gestire bene le gomme, andare forte quando serviva alla fine, andare piano invece quando gli serviva andare piano a inizio gara. E questo ci mostra un aspetto importantissimo di Sainz, ovvero la sua straordinaria intelligenza anche in momenti critici e di pressione durante tutto l'arco della gara. Prima dell'inizio della gara ho fatto su Instagram il mio classico pronostico, ho detto che Sainz avrebbe vinto con secondo Russell e terzo Hamilton. La posizione di Sainz e Hamilton le ho azzeccate anche grazie all'errore di Russell, però c'è anche da dire che Norris si è portato a casa anche lui un ottimo secondo posto. McLaren avevo detto già mercoledì che sarebbe mostrata competitiva qui a Singapore e alla fine così si è dimostrata, ma i rapporti di forza erano molto vicini, a parte Red Bull che era un po' più distaccata e oggi abbiamo visto ha fatto la gara peggiore di tutta la stagione, con addirittura Verstappen quinto e Perez ottavo. Ma dobbiamo parlare anche di Leclerc. Cosa sta succedendo? Andiamo a trattare questo argomento nel corso del video e come sempre se vi piacciono i video lasciate un like, iscrivetevi, attivate le notifiche così non vi perdete nessun contenuto qui sul canale. Ma ora non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito diretti nell'analisi. Ma prima, sigla. Dividiamo questo video in macro argomenti partendo da Ferrari. Come mai la rossa si è mostrata così competitiva qui a Singapore? Ci sono diversi aspetti che hanno inciso, ma andiamo per ordine. Prima di tutto c'è da dire che la TD39 modificata e la TD18 non hanno influito su Ferrari. La macchina non ha subito delle conseguenze per queste due direttive tecniche. Questo è quello che ci ha dichiarato Ferrari per ora. Ovviamente dovremo vedere anche in altri layout di piste. Per esempio già la prossima gara in Giappone ci darà dei riscontri importanti se queste due direttive tecniche, la TD39 modificata e la TD18, avranno cambiato effettivamente i valori dei team. Qua a Singapore possiamo dire di sì. Arriveremo anche a parlare di Red Bull dopo. Prima dobbiamo dire che Ferrari per tutto il weekend si è mostrata molto forte con Sainz e un po' meno invece con Leclerc. Come mai? Non è che adesso Leclerc è un bollito. Sainz, io l'ho sempre detto, è un pilota fortissimo, è un primo pilota come attitudine e anche come velocità e lo ha dimostrato nella sua carriera, per esempio anche quando era in McLaren. E nella gara di Singapore abbiamo rivisto un po' quella alleanza tra Sainz e Norris, soprattutto a fine gara per difendersi da Mercedes, con l'intelligenza sopraffina di Sainz che ha rallentato il giusto per fare entrare Norris in zona DRS, così da azionarlo per difendersi da Mercedes. E questa mossa è stata fondamentale per difendersi dal team di Brackley. Ma non solo, è da inizio anno, ma soprattutto da dopo la pausa estiva, che vediamo un Sainz che si adatta meglio a questa SF23, che risulta essere leggermente sottosterzante, capitolo diverso invece la F175 dell'anno scorso, che era invece più sovrasterzante, e ci ricordiamo quanta fatica fece Sainz nell'abituarsi soprattutto a inizio stagione, con tanti errori, ci ricordiamo quello di Australia per esempio, e quest'anno lo scenario è diverso. Leclerc fa più fatica perché deve staccare più forte in curva per cercare di far ruotare meglio la macchina e arrivare quindi al punto di corda, ma quando guidi così impiccato non riesci prima di tutto a tenere un passo costante e quindi in gara sei fortemente limitato, sia sulla gestione delle gomme ma anche nel tenere un ritmo costante, perché sei sempre un po' in balia di quanto riesci a spingerti oltre. E secondo aspetto che è risultato evidente anche nelle prove libere è che cerchi continuamente di cambiare il setup per adattarti al tuo stile di guida, ma non riesci a trovare una quadra, come è successo a Leclerc anche in questo weekend. Quindi questo è un aspetto importante da sottolineare perché alla fine lo stile di guida del pilota si adatta alla macchina. Vediamo per esempio Red Bull che tende ad avere una macchina più sovrasterzante, ha un'anteriore precisa e ha tanto carico sulla monoposto e per questo Verstappen si adatta meglio a Perez. Questo risulta anche dal fatto che lo sviluppo in Ferrari è stato condotto da Sainz durante quest'anno e anche l'anno scorso e quindi lui dà delle indicazioni anche più mirate su come adattarla a monoposto. Quindi attenzione, bisogna fare i meriti a Sainz per questa vittoria a Singapore e una vittoria che sente anche di più sua rispetto per esempio a Silverstone 2022, che per carità anche lì lui si è portato a casa la vittoria, non bisogna togliergli il merito, ma quella vittoria là era più di Leclerc. Detto questo, ora Sainz è in ottimo periodo, Leclerc non tanto. Leclerc semplicemente in un periodo dove non
si adatta bene alla monoposto 2023. Cercheranno di lavorare sul setup, ma secondo me lo ritroveremo meglio nel 2024, con una macchina che si adatterà meglio al suo stile di guida. È anche vero che quando una macchina è leggermente più sottosterzante è perché manca un pochino di carico nelle curve veloci. Infatti attenzione, Ferrari va forte nei cittadini, va forte nelle curve da poco appoggio, con una raggiatura che non è tanto ampia, come abbiamo visto qui a Singapore. Fa molta più fatica nelle curve veloci, come abbiamo visto in Olanda, in Belgio, dove ci sono quei lunghi curvoni dove la Ferrari non riesce a sfruttare a sufficienza il carico dal fondo e anche il carico del posteriore. Detto questo, durante la gara Leclerc ha dovuto anche tenere viva la power unit perché ha avuto dei problemi di surriscaldamento, stando all'inizio troppo vicino a Sainz. È stato sfortunato anche nel pit stop perché Ferrari è stata costretta a fare il doppio pit stop quando c'è stata la safety car al giro 20, giustamente scelta azzeccata, ma Leclerc in quel caso è stato penalizzato e per fortuna che era già un po' più lontano da Sainz e questo ha dato il tempo ai meccanici di fare questo doppio pit stop, altrimenti avrebbe pagato ancora di più le conseguenze probabilmente. Quindi in questa gara è vero, Leclerc è stato sacrificato da Ferrari per far vincere Sainz, è evidente a tutti, ma dal mio punto di vista è stata la mossa migliore per permettere a Carlos di vincere. Alcune volte succede a Charles, altre volte a Carlos, in questo caso non ho nulla da dire. Leclerc partendo con la soft ha fatto bene a prendersi subito la seconda posizione, anche lì hanno fatto una scelta azzardata in Ferrari ma che ho apprezzato, perché comunque Charles non aveva un ottimo ritmo sul passo gara, era più veloce Sainz da quello che ha mostrato il venerdì, quindi ci sta a azzardare qualcosa per tenere dietro Russell in partenza e così è stato. Detto questo, Charles sono sicuro che si riprenderà, è un periodo no, questo ci mostra ancora una volta come i Ferrari abbiano due grandissimi piloti e ci tengo a ribadirlo. Sainz non so se starà in Ferrari o meno in futuro, io lo vedo meglio in Audi come primo pilota per condurre quel team alla vittoria. Fatto sta che ci dimostra ancora una volta come Sainz sia un ottimo pilota e probabilmente però in futuro non potrà adattarsi a quel ruolo da secondo che magari Ferrari auspica per avere un pilota più facile da gestire accanto a Leclerc. Aspettate, prima di continuare, se vi piacciono i video sul canale, mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi, attivate le notifiche, a voi non costa nulla ma per noi fa una grandissima differenza. Vi ringrazio del supporto e ora continuiamo con il video. Detto questo, parliamo di come mai Red Bull ha fatto così tanta fatica qui a Singapore. Verstappen arrivava da 10 vittorie di fila. Sinceramente non me l'aspettavo una Red Bull così in difficoltà questo weekend. Certo, la TD18 e la TD39 modificata avrebbero inciso un minimo sui team, ma non pensavo così tanto su Red Bull, che il venerdì ha corso molto più alta, come fondo da terra. Sabato sono riusciti a abbassare un po' la monoposto, ma Verstappen si è continuamente lamentato del bilanciamento della monoposto e anche dei cambi in upshift e downshift. Cosa significa? Sostanzialmente Red Bull ci ha abituato a mostrare una macchina che aveva un rapporto molto lungo, il che permetteva di andare forte nei curvoni veloci e affrontare la maggior parte delle curve con una marcia più alta o a giri un po' più bassi, per permettere di avere una guida più facile per i piloti e rendere la monoposto meno nervosa. E questo aspetto aiuta tantissimo in diverse piste con curvoni veloci e dove conta il carico aerodinamico. Il problema è che nei cittadini devi adattare il tuo rapporto del cambio e non sono riusciti a farlo in maniera esatta qui a Singapore. Infatti abbiamo visto che in downshift Verstappen tendeva a fare dei micro bloccaggi, come se scalasse troppo velocemente e non frenava abbastanza la monoposto, quindi Verstappen arrivava sempre leggermente più lungo al punto di corda e in più in uscita la macchina cambiava troppo velocemente perché non sono riusciti ad adattare bene il software al rapporto e quindi tendeva a driftare in uscita Verstappen e non trovare trazione. Questo è stato il problema principale di Red Bull questo weekend, ma non è stato l'unico problema di Red Bull. Infatti abbiamo visto che alzando la monoposto a terra Red Bull ha perso anche un po' più di carico e l'abbiamo vista al di sotto del suo standard, anche al di sotto di Ferrari, Mercedes, McLaren, sia in qualifica che in gara, cosa molto strana. Ma attenzione, il vero banco di prova sarà in Giappone per la prossima gara, dove lì ci sono dei curvoni veloci, vedremo se Red Bull sarà cambiata effettivamente a causa della TD18 e TD39 modificata. Fatto sta che c'è da dire che è strano che queste due direttive cambino così tanto i valori dei team e se fosse il caso, beh, non si può fare a metà stagione, andrebbe a falsare l'esito di questo mondiale, come abbiamo visto ha fatto la TD39 anche l'anno scorso. Quindi sono un po' contro queste direttive tecniche introdotte a metà stagione, bisognerebbe aspettare un anno con l'altro. Ma parliamo ora della mossa azzardata di Mercedes. Devo essere sincero con voi, ho apprezzato tantissimo questa mossa di Mercedes. A circa 20 giri dalla fine è uscita la virtual safety car perché Ocon si era fermato in pista. Sinceramente mi aspettavo una safety car in quel momento perché era in un punto abbastanza pericoloso in uscita dalla pit lane. Mercedes è intervenuta fermando entrambi i piloti, una mossa che sembrava fuori di testa in quel momento perché tutti avevano gomma hard, voleva arrivare fino alla fine, fermandosi comunque perdevi tanto tempo essendoci solamente virtual e quindi con i distacchi invariati. Bisogna ricordare che Mercedes
aveva una gomma media nuova in più rispetto a tutti gli altri team, e questo è stato il loro asso nella manica. L'hanno giocato in quel momento della gara e hanno fatto bene, chapeau. Non è arrivata la safety car in quel caso, hanno tenuto la virtual, quella è stata un po' una sfortuna per loro. Russell e Hamilton si sono avvicinati molto a Leclerc, l'hanno passato e poi sono arrivati a Norris. Purtroppo Russell ha commesso quell'errore all'ultimo giro. Sinceramente è stato un errore un po' banale, capisco la foga nel cercare di passare Norris, nel stare il più vicino possibile, però sono punti importanti anche per il campionato. Quell'errore lì era evitabile. Dobbiamo sottolineare però che in quei giri Hamilton aveva un ritmo migliore di Russell. Se Hamilton fosse stato avanti a Russell probabilmente sarebbe arrivato secondo e forse avrebbe anche vinto. Questo vedendo anche il ritmo gara che ha mostrato, perché quando Hamilton è rientrato in pista dopo il doppio pit stop di Mercedes era 5 secondi da Russell e a fine gara è arrivato attaccato e poi è arrivato avanti perché Russell si è ritirato. Detto questo, secondo me è stato un errore anche inizio gara dar la posizione a Norris, quella di Hamilton. Dai la posizione a Russell, giusto così, però darla a Norris non aveva senso in quel momento e lì in casa Mercedes hanno complicato un po' la vita di Hamilton. Detto questo, abbiamo visto una Mercedes competitiva sul passo gara che è riuscita ad andare forte anche in qualifica, perché comunque Russell era a ridosso della pole. Non me l'aspettavo così forte questo weekend, e abbiamo visto anche una McLaren molto forte con Norris che aveva gli aggiornamenti, mentre Piastri no. McLaren me l'aspettavo forte questo weekend e così si è dimostrata sia in qualifica ma soprattutto in gara. Ottimo il podio, il secondo posto di Norris, strameritato. Parliamo anche del ritmo gara che è stato tenuto dall'inizio alla fine. Abbiamo visto una gara molto di gestione, forse anche fin troppo i primi giri perché è risultata quasi noiosa. I piloti non spingevano in pista, erano tutti nel conservare le gomme perché il problema di base è che a Singapore è quasi impossibile sorpassare. Non come Monaco, ma è molto difficile. Questo a causa di queste monoposto così larghe. Infatti non vedo l'ora che nel 2026 diventeranno anche un po' più strette queste macchine. Detto questo, a fine gara comunque abbiamo visto una gara dove tutti hanno spinto al limite e questo l'ho apprezzato. Un ultimo aspetto buono che ha gestito bene Sainz in questa gara e che gli va dato tanto merito è che ha gestito bene la pressione a fine gara nonostante avesse Norris a un secondo ed è riuscito a non commettere un errore, cosa che alcune volte abbiamo visto fare da parte sua, soprattutto in qualifica, quando c'erano quei momenti concitati di alta pressione. Questa volta non l'ha fatto, ha portato a casa una straordinaria vittoria. Ottimo lavoro. Concludo il video parlando un po' della buffonata che abbiamo visto in qualifica il sabato. Dare un no further action e 2 reprimende a Verstappen per quello che ha commesso in pista è stato ridicolo e ha mostrato ancora una volta come la FIA si comporti in maniera diversa a seconda del team che deve giudicare. Se è un top team, in particolare Red Bull, va ad agevolare le penalità. Se invece troviamo un team di media classifica o bassa, faccio l'esempio di Haas, va a analizzare ogni singolo dettaglio e fa delle azioni più pesanti rispetto ad altri team. Questa non si chiama imparzialità, l'aveva già detto anche questa stagione Steiner e ci tengo anche in questo video a ribadirlo. Verstappen è un fenomeno, Red Bull è stata per tutta questa stagione la macchina migliore, ma non per questo devono essere agevolati sulle regole. Le regole devono essere uguali per tutti e anche le procedure da seguire devono essere uguali per tutti. Anche se è una procedura magari inutile, però bisogna seguire lo stesso standard, altrimenti anche i tifosi come me, come voi, iniziano a dubitare dello sport e a non prendere seriamente come vengono applicate le regole, e questo è molto pericoloso per la credibilità dello sport. Quindi attenzione, abbiamo visto già più volte, la FIA deve cambiare atteggiamento. Su Alonso del car is undrivable non mi esprimo, questa Aston Martin sta facendo i passi indietro netti, l'abbiamo visto già da metà stagione in poi e attualmente si mostra come un po' l'ultimo dei top team, con invece Ferrari, Mercedes e McLaren che sono molto più vicine tra di loro. Fatemi sapere nei commenti se siete contenti della prima vittoria stagionale non Red Bull portata a casa da Ferrari. La fatidica citazione di Russell che Red Bull le vincerà tutte questa stagione è stata smentita. Sinceramente sono molto contento di questo successo della scuderia anche dopo il tanto lavoro fatto su questa SF23. Mi raccomando, scrivete nei commenti qual è il momento più bello della gara che avete apprezzato e invece quello più brutto. Secondo voi Red Bull è seriamente in difficoltà dopo questa gara? Ferrari può puntare a vincere altre gare o è stato un episodio specifico? Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Qui da Astro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.